ovviamente per fare la tovaglietta pasqualina con le mie bellissime gallinelle che fanno l'uovo, abbiamo bisogno di forbici 1 metro, cutter oppure forbici cutter, vediamo un po', comunque ci servono tutte e due, degli aghi e degli spilli. Poi macchina per cucire. In questo progetto utilizzerò un combo sempre di ovviamente macchine Necchi, perché io cucio solo e unicamente con Necchi, la NL11C che è la taglia e cuci e la NL204D che è l'elettronica della Necchi, molto molto bella, che io sto amando alla follia. La grandezza ovviamente la puoi scegliere tu a tuo piacimento per effettuare la tua tovaglietta. Nel mio caso ho fatto una misura di 40 39 40, quindi è la misura di un cuscino. Infatti con la stessa tecnica potresti fare anche un cuscino con i volant. Abbiamo bisogno poi di strisce per fare di strisce di tessuto per fare i volant. Le strisce di tessuto per fare i volant devono essere, tu devi prendere il perimetro di tutta la tovaglietta, ti segni la lunghezza, dopodiché lo devi moltiplicare per 2, quindi per 2 volte, quindi deve essere il doppio per formare proprio un bel ruche. Oppure se lo vuoi molto 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 arricciato puoi fare anche 2,5, ma per una tovaglietta così piccola io te lo sconsiglio. Ti consiglio, in questo caso si può fare tranquillamente il doppio. A seconda della grandezza della tua tovaglietta chiaramente i nastri saranno di lunghezza diversa, quindi se la vuoi fare più lunga, se la vuoi fare più piccola, devi modificare chiaramente la lunghezza. Quindi quanto io le ho fatte lunghe non è molto importante, perché dipende dalla grandezza della tua tovaglietta, come ti ho detto prima. Come si fa? Allora, devi tagliare delle strisce. Io ho fatto 5 centimetri finite perché qua l'ho già fatta in taglia e cuci, ma lo vedremo insieme come si fa a questo punto con la taglia e cuci NL11C. Dovremmo fare delle cuciture per unire tutti i pezzi insieme. Ricavare un volant così lungo è impossibile con le stoffe, anche le più lunghe. Quindi una volta che mi sono preparata tutto il mio volant, che in questo caso l'ho fatto dello stesso tessuto della parte inferiore, della parte del dietro, perché la parte davanti l'ho fatta con questo tessuto con le gallinelle che ricorda molto la Pasqua, e il tessuto del retro ho utilizzato un tessuto che potesse sposarsi con il colore della parte della davanti, e i volant li ho fatti dello stesso identico colore. O lo abbelliamo con un nastro decorativo, quindi potremmo poi decorare con un nastro decorativo oppure con un punto decorativo con la macchina per cucire. Si può fare in tutti e due i modi. Ti faccio vedere come impostare la macchina per fare questo punto, che è un punto veramente molto molto carino, sembra quasi un ricamo. Adesso ti faccio vedere come ho impostato la mia Necchi NL11C. Ti faccio vedere come ho impostato le tensioni. Ho eliminato questo ago, quindi l'ago di sinistra, e ho lasciato l'ago di destra, quindi avrò l'ago 1, il 2 e il 4, mentre ho posizionato la tensione del filo a 1 e invece la lunghezza del punto a 2. Comunque poi ti regoli tu a seconda anche della stoffa che stai cucendo, perché per esempio nel mio caso sto cucendo una stoffa di cotone abbastanza consistente. Ed ecco qui il punto, secondo me è veramente molto molto carino. Mi preparo il volant e io in questo caso lo preparo in questo modo, in taglia e cuci, con un volant particolare. Andiamo a vederlo. Giro un lembo di stoffa verso questa parte, giro un lembo di stoffa da questa, un lembo di stoffa da questa parte, poi uno da questa, quindi una volta che il piedino più o meno è arrivato lì a cucire,
io piego la stoffa, ecco qua, faccio qualche punto e poi piego la stoffa, quindi ne piego una verso un lato così e l'altro verso l'altro lato così. L'importante è che siano uno verso un lato e uno verso l'altro, in modo tale che esca questo volant in questo modo. Quindi questa è la parte del dritto, quindi faccio così per tutto il rettangolo. Dopo che ho fatto il volant faccio in questo modo. La parte del dietro per ora non mi serve, quindi la mettiamo via. Prepariamo la parte del davanti. Iniziamo da un lato e posizioniamo gli spilli in questo modo. Per quanto riguarda gli angoli, giro la stoffa così, formando una sorta di angolo e lo fisso con lo spillo e poi vado avanti. Prendo gli spilli, spillo, così per tutto il perimetro. Anche qui stessa cosa, giro, fisso con lo spillo e vado avanti. Come avrai notato, per quanto riguarda il cucito creativo, io non uso fare i fili lenti o grandi imbastiture, ma se sei all'inizio ti consiglio almeno di fare le imbastiture. I fili lenti li uso, o comunque le marche, fili lenti, marche, chiamiamole come vogliamo, si utilizzano, li utilizzo, almeno io personalmente, solo e unicamente per quanto riguarda il cucito sartoriale. Per il cucito creativo no. Il cucito sartoriale ha bisogno di più precisione, ovviamente, quindi si fanno i fili lenti e si fanno sempre. Come vediamo qua non si vede perché l'ho inserita all'interno e qui come vedi non si vede lo stacco. Qui una volta che girerò sembrerà tutto unito. Quindi questo è un trucco per non far vedere le parti unite. Facciamo anche questo, lo giriamo così, posizioniamo lo spillo in questo modo e andiamo avanti e abbiamo terminato. Siccome io ho utilizzato più volant del previsto, cosa facciamo? Ma io non lo sapevo che potesse capitare una cosa del genere. Cosa faccio? Vado a guardare fin dove è arrivato, taglio questa parte qui che non mi serve più, la posso utilizzare tranquillamente per un'altra tovaglietta e unisco queste due parti. Quindi devo andare in taglia e cuci e unire questa parte qui e poi rimetterlo con gli spilli, quindi sarà perfetto così. Cucire tutto intorno il mio volant alla mia tovaglietta, quindi andare in macchina per cucire e cucire tutto. Utilizzo la mia Necchi, ho inserito il piano di lavoro per avere più spazio per poter cucire. Punto, lo metto a 4 e a 3,5. In questo modello di macchina il piano di lavoro è compreso nel prezzo, quindi proprio con la macchina per cucire, ed è veramente molto utile. Questa macchina, bellissima, perché è veramente una macchina eccezionale, ti permette anche di cucire senza l'uso del reostato, cliccando a questo tasto qui. Quindi io se clicco a questo tasto, la macchina inizierà a muoversi. E così si fermerà. Ovviamente ho impostato la velocità al minimo per poter andare piano piano. Per che cosa è utile questo tasto? Per che cosa è utile? È utile per esempio per i disabili. Chi per esempio non può utilizzare la gamba per poter andare sul pedale può tranquillamente utilizzare la macchina cliccando questo tasto, ed è veramente un qualcosa di rivoluzionario e non di poco conto. Come puoi vedere, utilizzando il piano di lavoro io ho tutta la mia stoffa ben posizionata e ben tesa, quindi il lavoro è veramente molto più facile rispetto che se non si ha questo il piano di lavoro. Provare per credere. Dopo che ho cucito tutto a macchina, devo ridurre i margini. Vado con le forbici e taglio in questo modo in tutti gli angoli. Dopodiché lo lascio così verso l'interno, prendo l'altra parte e la metto sopra, dritto
contro dritto. Gli spilli li metto nella parte dove posso vedere la cucitura, in modo tale da cucire leggermente più all'interno, perché se no si vedrebbe. La blocco tutta con gli spilli. Ovviamente questa parte non coincide perché ovviamente l'ho fatto in tondo. La cosa importante è che dobbiamo lasciare una parte aperta. Lasciamo questa parte qui di circa 10 cm più o meno, in modo tale da poterlo rivoltare. Ritorno in macchina per cucire e cuciamo tutto escludendo questa parte qui. Quindi da qui, tutto qui e arrivare fino a qui. Iniziamo dalla parte aperta, quindi escludendola. Iniziamo da qua e andiamo. Cercando di cucire leggermente più interno, non tantissimo, qualche millimetro più interno. E abbiamo cucito. Faccio la stessa cosa di prima, taglio l'eccedenza di tessuto, fare anche le tacchette qui in prossimità delle curve, per fare in modo quando rivoltiamo la stoffa possa risultare piatta. E anche qui faccio le mie tacche. Dalla parte che abbiamo lasciato aperta rivoltiamo la mia tovaglietta, la nostra tovaglietta, lo stiriamo e appiattiamo bene la nostra tovaglietta. Ecco qua. Qua abbiamo la parte che abbiamo lasciato aperta, la rimbocchiamo verso l'interno e ci passiamo il ferro da stiro in modo tale che prenda la forma desiderata. Passato di ferro. È rimasta aperta questa parte, quindi la segniamo con degli spilli in questo modo. Possiamo impunturare tutta questa parte qui, oppure possiamo inserire una passamaniera tipo questa, che secondo me ci sta benissimo, fa risaltare il disegno, ma possiamo anche fare una decorazione con la macchina per cucire, però in questo caso preferisco fare così, lasciarla così. Dopo che ho rivoltato il tutto e stirato, abbiamo ancora questa parte che rimane aperta. Possiamo prima di tutto ribattere tutta questa parte qui, quindi tutto il perimetro lo possiamo ribattere a macchina, e volevo applicare questa passamaniera in questo modo perché secondo me rende la tovaglietta ancora più carina. Le cose sono due: o faccio un'impuntura e poi applico questo, oppure applico direttamente questo. Io direi di applicare direttamente questo, perché facendo l'impuntura prima si formerebbero qua, si vedrebbero due distinte impunture che non mi piacciono, me ne piace solo una. Nel filo superiore mettiamo il nero e nel filo inferiore lo mettiamo giallo. Come filo superiore mettiamo il filo nero. Andiamo a infilare la macchina. Il punto è un punto dritto che ho messo a 4 e 3,5, me lo puoi mettere anche a 4. Devo far coincidere la mia passamaniera con il bordo e poi vado cercando di andare dritta. Intanto mi blocco e continuo. Adesso c'è la curva, dobbiamo stare molto attenti. Non abbiamo fretta. Ecco qua, spostiamo la stoffa e andiamo avanti. Giriamo la stoffa, abbassiamo il piedino e andiamo. Il punto lo posso fare anche più lungo, cioè che 3,5 lo posso fare anche a 4. Poi tagliamo qua
tanto non ne abbiamo più bisogno. Togliamo anche il filo in eccesso. Arrivati qua facciamo dei punti all'indietro e abbiamo finito. Possiamo anche tagliare la parte in più, quindi dall'altra parte avremo solamente un'impuntura e non due. Ed ecco qui la mia tovaglietta terminata. Ora faccio anche l'altra e le altre e io sono pronta per il giorno di Pasqua.